Sago in perfetto stile inglese a bordo della sua rossa MGB Roadster. Amici collezionisti appassionati di auto d'epoca, oggi presentiamo una classica vettura inglese, la MGB Roadster. Questo modello è stata la prima MG prodotta con scocca portante. Infatti fino all'MGA le MG erano prodotte tradizionalmente con un telaio e la carrozzeria imbullonata sul telaio. Bene, con questo modello viene cambiata radicalmente la struttura della scocca dell'auto ed è molto più simile a quello delle vetture tipo la Giulietta Spider e poi i Duetto e macchine più moderne. Questa struttura della carrozzeria è quella che infatti consentirà a questo modello di avere una durata di produzione molto lunga che partirà dal 62 e durerà fino al 1980. Prodotta in 3 differenti serie, quella che abbiamo qui oggi è la prima serie, quindi il primo modello prodotto, che è sicuramente quella più accattivante e quella che è meno ristilizzata e di conseguenza ha i particolari proprio più tipici degli anni 60 e addirittura alcuni anche degli anni 50, quindi è il modello che i collezionisti apprezzano di più. Ma scendiamo nei particolari. Quella che è la parte meccanica è quasi del tutto invariata nonostante il cambio di scocca rispetto alle MGA. Infatti potremmo sostituire senza problemi i ricambi delle sospensioni anteriori e posteriori e anche il cambio di velocità con quella del modello precedente, perché sono praticamente quasi del tutto invariati. La modifica invece è sul motore, che pur essendo sempre lo stesso monoblocco BMC viene portato da 1500 a 1800 cm3 con una potenza di 94 cavalli, quindi già una vettura molto fruibile per quelli che erano i canoni del tempo, perché una Spider così leggera con quasi 100 cavalli consentiva un utilizzo molto divertente della vettura. Nel primissimo modello del 62-63 questo motore aveva ancora i 3 supporti di banco come i modelli precedenti, ma successivamente dal 64, come questa, viene già fatta una nuova fusione del monoblocco con i 5 supporti di banco. Diventa quindi un motore ancora più bilanciato e che consentirà a questa vettura, come abbiamo detto, di essere talmente longeva da poter essere utilizzata fino agli anni 80 con una produzione di oltre 500.000 auto, che è stato veramente un record per le vetture di questo tipo, superato soltanto dalle Mazda MX-5, che sono le uniche che hanno dato una produzione superiore. L'MGB è stato un modello particolarmente fortunato perché grazie proprio alla scocca portante, che la rende molto più solida, confortevole nell'utilizzo, è anche stata ridisegnata completamente negli interni, che sono molto più abitabili e consentono l'accesso comodo e la guida comoda anche di persone alte quasi 2 metri, e la capottina, che è molto più facile da aprire e da chiudere, nonché un bagagliaio molto capiente che consente con questa vettura di poter fare anche dei lunghi viaggi, delle lunghe percorrenze, portandosi appresso tutte le cose necessarie per una vacanza. Spesso questo non era consentito invece con i modelli precedenti. Altra particolarità che rese questa macchina molto fruibile fu la possibilità di avere il cambio con l'overdrive, un demoltiplicatore di velocità che si inseriva dopo la 4ª marcia e che consentiva di fare dei percorsi autostradali molto più velocemente, con minori consumi e maggior rilassatezza di guida. Naturalmente quello che fece il successo di questo modello non furono solo le caratteristiche tecniche implementate, ma anche quella tradizionalità inglese
che veniva rappresentata con le ruote a raggi, che potevano essere verniciate o cromate, con gli interni di pelle connoli, col volante a 3 razze di gusto molto british e con anche l'introduzione di un modello che dopo la Roadster fu presentato, che fu il modello GT, cioè il modello coupé, che era dotato di un portellone posteriore che consentiva una grandissima capacità di carico e aveva anche 2 posticini posteriori di fortuna per 2 bambini, e quindi è una macchina che tutt'oggi molti collezionisti usano quasi come vettura da tutti i giorni, anche per andare a fare la spesa e per poterla lasciare in strada senza nessun problema di capote, di umidità, di freddo o di caldo.